13 maggio 2025 siamo faticosamente arrivati al settimo incontro di Access User Groups Italia. Oggi sarà il nostro schivo co-chairman Simone Bardi a intrattenerci con la sua presentazione. Come alcuni di voi forse già sanno, Simone e io ci conosciamo ormai da più di 20 anni, pur essendo entrambi di Roma. Ci siamo incredibilmente conosciuti a Kabul nel 2004, quando lavoravamo entrambi per le Nazioni Unite, su progetti diversi peraltro. E negli anni a seguire ho avuto la fortuna di lavorare insieme a lui, a stretto contatto per alcuni anni, prima a Roma con la World Food Program, poi qui a Francoforte con la Banca Centrale Europea per un annetto. Stiamo anche attualmente lavorando insieme a distanza, purtroppo, su un paio di progetti personali che speriamo vedano presto la luce. Ritengo sia uno dei migliori programmatori VBA in Italia e soprattutto ammiro molto le sue soluzioni grafiche, visto che, come ben sapete, le mie capacità grafiche sono poco più che subumane. Ma grafica a parte, ancora adesso, quando non riesco ad andare avanti nello sviluppo, trovo un intoppo, o quando ho comunque bisogno di un secondo parere, di un consiglio, di un consulto, Simone è la prima persona a cui mi rivolgo. E nei rari casi in cui torno a Roma è sempre un piacere rivedersi, quando possibile. Recentemente si era un po' spento su un progetto in Drupal, ma oggi torna a parlare di VBA presentandoci una applicazione che ha realizzato per la VFP. Quindi Simone, ti cedo schermo e microfono, comincia quando vuoi. Allora, mi chiamo Simone Bardi, programmo in VBA da più di 20 anni. Ultimamente, negli ultimi anni, ho un po' mollato il VBA per carenza di proposte interessanti e di lavori interessanti. Mi sono dato più al web design, facendo Drupal development o web development, Java e cose varie. Ma oggi ritorniamo a parlare di VBA con un progetto abbastanza ampio che avevo sviluppato un bel po' di anni fa, 3-4 anni fa, per il World Food Program. Parliamo di DAX, che è un Database for Country Capacity Strengthening. È un database creato per fare monitoraggio e il rafforzamento delle attività nei paesi in via di sviluppo collegati al World Food Program. E oggi vedremo delle interfacce di data collection, monitoring and evaluation, con analisi dati, reporting, cose abbastanza classiche, e poi alcune funzionalità di questo database un po' particolari, o meglio alternative, a partire da un login controllato, poi un'alternativa a Ribbon, la creazione di PDF in maniera modulare, diciamo così, la creazione di un Gantt chart fatto in Access con VBA e alcune soluzioni estetiche, tipo la Lightbox, una management dashboard per presentare i dati, l'evidenziazione di parole chiave ricercate dentro una casella di testo, dentro una rich box, e se abbiamo tempo anche altro, ma non credo ci sarà tempo per presentare tutto. È un database che ha tante tante cose dentro, vedremo queste qui principali, giusto per avere per dare un'occhiata a tutto questo. Allora, direi di partire. Questa è la home page, diciamo, la schermata principale del database. Come struttura parliamo di un classico database relazionale con una struttura apparentemente semplice e gerarchica, dove ogni paese che vedete qui sulla sinistra, ogni paese ha uno o più portfolios che sono determinati da un range di anni. Ogni portfolio ha degli obiettivi long term, ogni macro obiettivo ha
a sua volta degli obiettivi medium term e questi hanno degli obiettivi short term. Tutto a cascata e apparentemente è una cosa abbastanza lineare, tabelle molto a cascata, relazioni uno a molti, ma queste sono le tabelle, diciamo, principali. Tutto quello che c'è dietro queste tabelle è un'altra miriade di tabelle che è una cosa, diciamo, abbastanza intricata. Tutte queste altre tabelle servono come base di appoggio per la creazione di query, di report, eccetera, eccetera. Quindi i dati che vengono immessi, vengono poi analizzati dal database che ovviamente poi permette di creare dei report evidenziando progressi, aree di miglioramento e così via. Questi report poi vengono formattati in PDF, diciamo in maniera abbastanza carina, per poter essere poi condivisi con stakeholders interni o esterni. La caratteristica di questo database, come quasi tutti quelli creati per il World Food Program e per le ONG in generale, è la portabilità, ovvero questo database può essere usato sia in rete, in una rete aziendale di qualsiasi tipo, o in modalità standalone, che permette la sincronizzazione poi dei dati con il main database che sta in rete. Questo perché? Perché alcuni paesi dei meno fortunati hanno linea internet per un'ora al giorno quando va bene e avevamo necessità di metterli in condizione di poter lavorare anche offline, sincronizzando poi i dati con headquarters quando potevano, quando avevano elettricità e linea internet. Ok, quindi prima cosa, partiamo con una funzionalità molto basica che è il login controllato. Cioè, io ho aperto il database, non ho dovuto digitare username e password perché vengo riconosciuto automaticamente. Non ho bisogno di password, non ho bisogno di registrarmi. Vengo riconosciuto qui come utente, Simo dove sei, come admin. Cliccandoci si vede la schermata dello user profile del mio utente che mi riconosce come admin con paese assegnato tutti, RB sta per Regional Bureau, che sono tutti. Essendo un admin, posso accedere a tutto il database. Cosa vuol dire questo? Nel mio caso avevo bisogno di un sistema di riconoscimento e tracciamento degli utenti in maniera trasparente e invisibile per l'utente. Questo l'ho fatto banalmente tramite il Windows username, cioè l'utente che è loggato alla macchina da dove accede al database. Quindi alla fine ho solamente una tabella nel database, una tabella utenti che contiene i nomi dei vari utenti, i Windows usernames, con i relativi permessi. Quindi io come admin posso vedere tutti i paesi in lista, l'utente che appartiene al Kenya potrà vedere solamente il Kenya. Molto semplice. Alla fine, cioè, quando l'utente accede al database, quello che faccio è confrontare il Windows username con la mia tabella utenti. Se c'è un match, allora permetto l'accesso e assegno i vari permessi. L'utente non deve mettere nessuna password. L'ho già riconosciuto, lo sto già tracciando. Se non riconosco l'utente, mh, il database manda in automatico un'email all'admin, al super admin, con il nuovo Windows username e il super admin decide se ammetterlo o no. Questo ovviamente lo puoi fare se sei in rete. Se sei in standalone mode,
Ovviamente no. Tutto questo ha chiaramente pro e contro. Tra i pro c'è la mancanza di bisogno di registrazione. Gli utenti vengono controllati automaticamente. Se il database è in rete, potrebbe anche accedere all'Active Directory, quindi non devo nemmeno controllare la correttezza dei nomi degli utenti. Me li prendono dall'Active Directory dell'azienda e così via. Di contro, non puoi farti una self-registration e l'admin deve comunque gestire da solo la tabella utenti. Seconda cosa, l'alternativa al ribbon. Allora, io di solito uso sempre il ribbon, anche qui c'è Ribbon Dax e ci abbiamo tutto il nostro ribbon qui, però in questo caso il mio ribbon era abbastanza piatto, cioè non era interattivo, non doveva fare nulla di speciale e inoltre avevo bisogno di spazio qua sopra, dopo lo vedremo perché le maschere sono abbastanza piene, quindi avevo bisogno di più spazio possibile. Quindi ho optato per una, chiamiamola becera, soluzione di simulazione di un sandwich menu, che altro non è che un context menu simulato col clic sinistro invece che destro. E qui replica tutto il ribbon sopra. Questo è ovviamente disponibile su tutto il database e mi ha risolto molti problemi. Cioè, graficamente gli utenti l'hanno trovato molto più utile qui che non come ribbon sopra. Andiamo dentro il database. Partiamo dal paese fittizio con dati fittizi, Wakanda. Vediamo gli existing portfolios. È di base immissione dati. C'è un documento iniziale che viene caricato da Word questo, è la base per tutto il lavoro che il country office deve fare. Sulla sinistra abbiamo un preview dove vengono mostrate le varie sezioni, a cominciare dal National Army, System Army, sono vari acronimi che non stiamo qui a dire, è solo per mostrarvi soluzioni grafiche che possono essere carine e utili per gli utenti. Qui non c'è granché di particolare nei sistemari. Per esempio, abbiamo una parte, una sottomaschera con i dati che l'utente deve tenere aggiornati e il chart relativo. In questo caso è una grafica bolle con un background scelto dai manager. Stessa cosa viene fatta per altre sezioni, mh, con altri tipi di grafici. Vi sto facendo vedere questi grafici perché dopo arriveremo alla sezione dei PDF e la generazione dei PDF che mettono insieme tutti questi moduli per creare un solo report finale in PDF da condividere con il top management e con altri stakeholder anche esterni. Stakeholder mapping uguale, queste sono sezioni abbastanza piatte. Mm, Dopodiché arriviamo al monitoraggio, o meglio, capacity needs mapping. Il capacity needs mapping è il processo di identificazione e monitoraggio degli obiettivi long term, che sono questi pathways che vedete qui, pathways da 1 a 5, mh, e medium term, che sono i bundles, che sono dei sottogruppi, micro obiettivi relativi ai pathways, ad ogni pathway. Qui gli utenti scelgono, cioè gli vengono assegnati di default questi pathways e bundles e loro nel tempo devono monitorare
l'andamento di questi obiettivi, il raggiungimento di questi obiettivi. Ora, questa è una soluzione grafica per simulare, diciamo, un andamento in stile pallottoliere, con il database che poi calcola un rating, uno score da assegnare ad ognuno di questi bundles. Allora, come voi ben sapete, questo è un continuous form e se io volessi modificare una di queste fascette verdi graficamente, non potrei farlo se non facendole vedere tutte che si muovono e dopo aggiornando la maschera. Questo chiaramente era veramente brutto graficamente, quindi la possibilità di modificare graficamente con il mouse questi dati viene data riga per riga. Quindi se io vado a modificare questo bundle, ho il mio pop-up che compare, qui potrò mettere le descrizioni, le risposte alle domande, tutti i dettagli, e questa è la cosa che mi interessa farvi vedere. Banalmente, passando con il mouse sopra questi box, si può riassegnare interattivamente lo score, il rating di questo bundle. Qui c'è un flag che dice keep scores contiguous, che quando io lo cambio, cioè quando è flaggato, tiene i quattro quadratini sempre uniti. Se io lo defleggo, posso levare i quadratini a uno e riassegnarli dove voglio, anche in ordine sparso. Così facendo il rating in percentuale, lo score si aggiorna automaticamente in base a un algoritmo stracomplicato che tiene conto del peso di ognuno di questi quadratini, dal latent al self-sufficient. Quindi quando poi vado a richiudere, qua mi si è aggiornato e sono tutti felici e contenti. Queste schermate, questa si può anche esportare in Excel da questo pulsante qui e questa è un motivo di dibattito, lo è stato varie volte tra me e Alessandro, perché io sono della scuola di pensiero dell'intrattenere l'utente mentre il database lavora. Mm, Quando voglio che lavori in santa pace, senza che l'utente faccia altro, e quindi devo intrattenerlo con qualcosa di grafico mentre sto creando dei report, sto esportando i dati in Excel, li sto formattando e in alcuni casi ci mette del tempo. In questo caso non ci mette tantissimo perché i dati sono pochi, sono dati di esempio, ma credetemi che quando capita che abbiamo molti dati, l'export ci mette un bel po', ora lo vediamo al volo, questo ok, sono tutte opzioni di export che possiamo dare. Mm, Clicco export e in pratica mi fa vedere l'export in real time, lo costruisce, aggiorna i dati, aggiunge tutto, formatta e me lo presenta nel formato finale. Molte persone, tra cui Alessandro, preferiscono farlo in maniera nascosta, cioè rotellina, lancio l'export e fin quando non è completo non faccio vedere nulla. Io non sono di No, questa scuola. sei cattivo, no? Io una barra di progresso la faccio vedere, no? La rotellina, dai. La rotellina, vabbè, sì, rotellina che sta anche per barra di progresso, va bene, sì, d'accordo. Io però, vabbè, preferisco far vedere il report che si compila da solo. Mm, eh,
alla fine viene salvato, ti dice dove è salvato, basta, chiusa lì. Mm. Ok, questa è comunque un'opzione settabile da utente, cioè nel menu, nella sezione dei settings del database c'è un flag che dice guarda di report in real time mentre vengono compilati o se no nascondili. Per cui in questo caso ho fatto felice pure Alessandro, cioè o la barra di progresso o questo report in real time. A me piace più così. Allora, questi dati a cosa servono? Gli utenti, diciamo, settano il rate, il rating di ogni attività e mi dicono in questo momento se è latente, emergente, moderato o self-sufficient. Ma io voglio anche poter vedere i progressi nel tempo. Se io domani ritorno e questo rate è cambiato e lo aggiorno, mi sono perso quello vecchio. Per cui io voglio avere degli screenshot nel tempo e voglio poterli confrontare. Questo lo faccio col clic destro sul preview, dove ho la, l- la creazione di una versione di archivi, di uno screenshot, di un freeze di questa situazione a cui assegno un timestamp e viene poi inserito qua sotto come sottonodi di questo capacity needs mapping. Mm, Questo a cosa mi serve? Se io clicco qui, questa è la situazione completa a marzo 2022. Dopo vedremo anche quest'altra parte che è il work plan. E questo è il mio screenshot di quel mese lì. Mm. A cosa mi serve tutto questo? Che io posso far vedere da questo bottone qui sotto i risultati intermedi e il progresso nel tempo. Quindi per ogni pathway, per ogni bundle, quindi per ogni obiettivo, per ogni macro obiettivo e micro obiettivo, il progresso nel tempo. Questi sono tutti slot disponibili per i vari screenshot. Mm, quindi da marzo 22, ottobre 22, questo è chiaramente l'ultimo, quello di adesso, l'ultimo disponibile. Ehm, Questo era per gli intermediate result. Ora, mh, tutto questo, come dicevo all'inizio, noi abbiamo degli obiettivi a lungo termine, che sono i pathways, degli obiettivi a medio termine, che sono i bundles, e degli obiettivi a breve termine, che sono gli entry points, che si vedono nel work plan. Mm, È stato richiesto uno split di queste due sezioni, quindi obiettivi a lungo e a medio termine da una parte e a breve termine dall'altra, per questioni di comodità, perché gli obiettivi a breve termine sono tantissimi, e potevano confondere l'utente che a volte non ha nemmeno bisogno di questi a breve termine, ma solo di quelli a lungo e a medio. Allora, questa schermata che è abbastanza simile all'altra, non ha il rating, ma qui banalmente per ogni entry point, quindi per ogni obiettivo a breve termine, l'utente assegna uno stato, e può essere not relevant, not started, in progress e completed. Si può assegnare questo task, chiamiamolo task, un micro obiettivo ad una persona, c'è una data di inizio, una data di fine e a questi vengono poi assegnati anche altre
altri micro task. È una struttura veramente super capillare, perché in alcuni country office si fa un lavoro molto capillare. Questi PM sta per Project Milestones, che sono altri obiettivi. Se io ci clicco sopra, sono dei sotto-obiettivi di questo entry point. Ah, qui c'era come soluzione, ma vabbè, abbastanza banale, le freccette per riordinare un continuous form se c'è bisogno, ma nulla di che, insomma. Quest'altro sono gli indicators, gli indicatori, un'altra sezione iper complicata di tutto il database che non sto a descrivervi perché ci si perde in 2600 numeri suddivisi per vari split, un vero incubo, un vero delirio, ma non era questo infatti che volevo mostrarvi. Allora, dagli entry point si passa alla vera e propria analisi dei dati. Una volta che gli utenti hanno stabilito lo stato delle varie attività, quello che fa il database in automatico è creare dei grafici. Il più utile di tutti e quello che vi faccio vedere adesso è il Gantt chart, che è l'MNI creato con i dati correnti. Ogni volta viene ricreato in real time, ci mette qualche secondo, e è la simulazione di un Gantt chart. Come sapete, in Access non esiste l'opzione per avere un Gantt chart nativo. Quindi mi sono dovuto inventare qualcosa che simulasse il Gantt chart, per cui per ogni obiettivo, data di inizio, data di fine, messo in un grafico temporale e la percentuale di raggiungimento di questo obiettivo. Questo cosa vuol dire? Allora, primo era necessario e utile per il top management che viene qui, o meglio, gli viene fornito poi PDF con il report o vengono qui e se lo vedono da soli, ma vogliono avere una vista immediata su come stanno andando le cose per le loro attività. Quindi da qui vedono benissimo dove iniziano e finiscono le varie attività e come stanno procedendo. E chiaramente questo poi è anche customizzabile da questa barra qui sopra. Si possono avere vari tipi di grafico, da Gantt, che sono molto basici questi, un bar chart, column chart, bar chart in percentuale, eccetera, eccetera, un diverso livello di progress in dettaglio o totale. Totale era per anonimizzare delle cose che servivano per condividerle con stakeholder esterni che non dovevano vedere certi tipi di dettaglio. Si può aggregare per l'intero portfolio, per pathway, per entry point. Si può avere la descrizione breve o lunga di delle label, quindi pathway 1 diventerebbe tutta la descrizione del pathway, eccetera, eccetera. Si può cambiare l'intervallo di date e si può ottimizzare per il range minimo e massimo delle attività, delle date delle attività o per il full portfolio che in questo caso andava sì, dal 2017 al 2023, mi pare, sì, qualcosa del genere, per cui al 22 al 23 non c'era niente e questo ottimizza la visione del grafico. Ok, questo era per il Gantt chart. Come viene fatto il Gantt chart? È abbastanza semplice, o meglio, a livello di codice bisogna perderci un po' di tempo, ma banalmente è un grafico stack bar orizzontale
con tre diverse series collection. La prima è totalmente invisibile, ma c'è, ed è quella che mi dà la data di inizio dell'attività, parte da zero e arriva alla data di inizio, e mi dà la distanza del primo segmento. Dopodiché le altre due series collection sono quelle dell'attività completata o ancora non completata. Una dopo l'altra, inizio, fine, vengono aggiunte a una tabella e poi il grafico si basa su questa tabella con tre valori, cui l'inizio invisibile, attività completata e attività non completata. Tutto qua. Ci ho messo un po' a capire come farlo, ma alla fine non è poi così difficile. Ora, ritorniamo al nostro capacity needs mapping. Allora, da qui si era detto possiamo esportare tutto questo, quello che abbiamo visto finora in un PDF finale da condividere con stakeholder interni ed esterni, top management, altri investitori. Questo, chiaramente facendolo con il pulsante PDF, permette di scegliere le varie sezioni che vogliamo includere nel nostro PDF. Le sezioni sono stabilite da questo tree view, sono le varie sezioni del tree view, più altri dettagli che ora vediamo. Diciamo che io voglio includere il sistema istituzionale, stakeholder mapping. Questo va bene, theory of change non mi interessa, il work plan, tutto il work plan, voglio un summary, voglio work plan by pathways, by entry point, non per process milestone perché troppi dettagli, niente indicators. Voglio chiaramente includere anche tutti i grafici. Generando il PDF, questo è, come immaginate, è costituito da una serie di report che vengono attivati o disattivati in base a questi flag e vengono poi messi uno sotto l'altro, finalizzati, formattati e alla fine esportati in PDF. Questo chiaramente non posso mostrarlo in real time perché non c'è modo di mostrarlo in real time, devo usare la barra di progresso e alla fine questo è il risultato finale. Mi dà un PDF, in questo caso di 19 pagine, con tutti i dati che gli ho chiesto, formattati in maniera carina, e questi sono pronti per essere condivisi, inviati via mail o come ci pare con chi vogliamo. C'è anche la possibilità di anonimizzare questi dati per condividerli con gente esterna che non deve assolutamente vedere certi tipi di dettagli. Però questo alla fine è il report finale. Allora, vi dicevo prima del top management che a volte vuole vedere il dettaglio del proprio paese, ma se è il top management generico che ha accesso a tutti i paesi, magari vorrebbe vedere la situazione aggregata. Dal nostro sandwich menu abbiamo la management dashboard che dà un'idea abbastanza generica della situazione su tutti i paesi di cui abbiamo dati dentro al database. Mostra dei grafici chiaramente esportabili e tutto questo è filtrabile e customizzabile. Possiamo scegliere anche solo una regione, solo un paese e cambiare alcuni parametri. Ok, questo per il management dashboard come soluzione grafica. Chiaramente questo sì, andrebbe approfondito un po' di più, ma non abbiamo molto tempo. Altra cosa che volevo farvi vedere è a parte la Lightbox, che è una soluzione abbastanza carina e è una API
dai settings io posso andare nella application settings, c'ho la mia sezione di Lightbox che posso abilitare o disabilitare, posso scegliere il colore e l'opacità. E cambiando uno di questi parametri mi fa vedere un esempio. È una cosa solo di grafica, non ha alcuna funzionalità, serve per le maschere pop-up. Se io, per esempio, gli dico voglio una lightbox in dark blue, mi dà l'esempio di come sarà, di come verranno visualizzate i pop-up, con questo colore e con questa opacità. 30% chiaramente non vede niente, al 100% maschera tutto. Quindi, sì, questo, ritorniamo al dark green, che è il DB green, ok? Questa era la Lightbox. Dopodiché, altra funzionalità, il tag and search, cioè l'evidenziazione delle parole chiave all'interno di una text box. C'era questa necessità. Questa è una sezione molto particolare, contiene tutti i report dei vari paesi ed ogni report chiaramente ha un sacco di testo al suo interno e c'era la necessità di andare diciamo, filtrare tutti questi report per determinate parole chiave, che sono i nostri tag. Nella colonna qui di sinistra abbiamo tutto l'elenco di tag presenti nel database. Sono tantissimi, sono stati aggiunti nel tempo dai vari country office per le loro necessità. Abbiamo all'inizio della lista dei tag tra parentesi quadre e in maiuscolo che sono, diciamo, dei meta tag, delle meta keywords, perché sono keywords che contengono altre keywords al loro interno, cioè banalmente dei sinonimi, perché se io cerco tutti i report che parlano di social protection, magari ho dei sinonimi per social protection che non devo andarmi a ricercare nella lista delle singole keywords. Ho questa meta keyword che se io poi clicco qui sotto sull'icona del libro mi dice quali sinonimi contiene e il database andrà a cercare per tutti questi sinonimi all'interno di report. Quindi diciamo che io voglio tutte tutti i report che contengono tutte le keyword di social protection e agriculture. Qui sopra posso filtrare per qualsiasi di questi tag, quindi andrà in OR, la condizione, o tutti comunque, per cui devono esserci tutti e due. Per ora lasciamolo così. Allora, mi ha filtrato questi 22 paesi che sono il 100% di quelli perché, vabbè, social protection è una sorta di tag che viene sempre menzionato all'interno dei report. Prendiamo ad esempio Malawi, ok? Questo è tutto il report di Malawi. Tanta roba qua scritta. Come faccio a vedere dove si parla qui dentro di social protection? Col tasto qui, Highlight Selected Tags, ci clicco e lui mi evidenzia in automatico tutti i tag che ha trovato di social protection e agriculture. Quindi a questo punto io ho tutto evidenziato e mi prendo la sezione che mi può interessare. Ti puoi copiare il testo, puoi copiarti il testo formattato o banalmente un plain text per altri usi, per usarlo in una mail, un altro report e basta. Questo è fatto banalmente con dei tag HTML.
dove viene evidenziata la parola che trova con una regex replace, che trova la parola, la evidenzia e la rende maiuscola. Nulla di rocket science. Ci sarebbero altre 2000 cose da migliorare, ma non abbiamo avuto il tempo di farlo. Possiamo tornare nella nostra... Ah sì, vabbè, la gestione delle lingue in real time, tutte le label e i dati sono stati tradotti in automatico da Google Translate adesso, ma poi è compito degli utenti aggiustarle. Questo volendo, lo possiamo settare a spagnolo, che funziona non benissimo, per esempio, per il preview. Se voi vedete qua, se io metto il Russian, alcune cose le fa bene, altre, come questa qui sopra, non le fa per niente. Queste sono tutti i refinement che, diciamo, andrebbero aggiustati. L'ha fatto qualcun altro dopo di me quando io ho lasciato il progetto. Altre cose, beh sì, ce ne sarebbero un sacco, ma nei settings. Nei settings c'era anche il force user to logout. Se io ho il database in rete, posso forzare gli utenti a fare logout avvertendoli prima, chiaramente se ho bisogno di lavorare di mantenimento sul database urgente, ok, settando un intervallo, dopodiché tutti gli utenti in rete gli viene staccata la connessione e devo averli avvertiti più e più volte per forzare gli utenti a sloggiare dal database. Ok, basta. Direi che ho parlato abbastanza, la finisco qui. Se Benissimo. avete domande, ditemi tutto. Ci sono domande, osservazioni, critiche? Sì, sì, velocemente. Innanzitutto mi scuso perché sono entrato in ritardo, ma insomma avevo un altro Ma non impegno. fai, non Eh, hai disturbato. Comunque faccio i complimenti a Simone veramente per l'ampiezza di orizzonti, insomma, dell'utilizzo, insomma, di tutte queste procedure. Faccio una domanda banalissima che mi pare sia sorta anche quando ho fatto la mia piccola presentazione. Mi pare che Simone faccia un uso molto estensivo del controllo tree view. Per quello che insomma sembra essere il futuro di Access, viene sconsigliato l'utilizzo sia della list view sia della tree view. Dico, Simone, prevede all'orizzonte di ristrutturare questo tipo di progettazione senza le tree view oppure no? Nel senso, dice, sei tranquillo che questo controllo rimarrà in vita. La seconda domanda era questa, ma già in parte hai risposto. Ho visto che l'utente aveva come possibilità di opzione quella di cambiare la lingua, che sappiamo tutti che è un lavoraccio. Quindi, dato che Sì. la tua applicazione è molto estesa e io non so cosa ci sia dietro, però tu poco fa hai detto, vabbè, l'ho fatto fare a Google Translate. Mi sfugge, diciamo, questa modalità, diciamo, veloce di tradurre i dati all'interno dell'applicazione. Allora, ok, grazie per le domande. Anzitutto, la prima, il preview, sì, diciamo no, non sono tranquillo per il futuro, perché non sappiamo comunque come andrà a finire. Ci sono un minimo di rassicurazioni, e onestamente, diciamo, sono abbastanza confidente che se sparirà il preview arriverà qualcos'altro, qualcuno si inventerà una API in grado di simularlo. In alternativa, ci sono altre opzioni per simularlo, ma sono molto, molto, molto farraginose e non so se valga la pena esplorarle. Ma l'ho visto fare già in altri database, il risultato è praticamente uguale, identico al preview,
se non anche meglio per come è strutturato graficamente, ma dietro c'è un lavoraccio enorme da fare. E onestamente, fino a quando lasceranno i preview disponibili, seguiterò a usare il preview che considero ad oggi uno dei migliori controlli in Access. Seconda domanda. Il lavoraccio all'inizio è la mappatura di tutte le cose da tradurre. Però pure lì ci sono delle applicazioni che analizzano il database e tirano fuori tutti i nomi delle tabelle, i nomi dei campi, i nomi delle label, dei form, a meno che tu non li faccia da codice, non li assegni via codice, allora tutta un'altra storia. Ma se si possono prendere da una tabella o da un controllo, ci sono applicazioni che lo fanno e rimettono tutto quanto in un'unica tabella enorme, come fa Oracle. A quel punto, una volta che io ho la tabella completa di tutto quello che voglio tradurre, devo mapparmelo chiaramente, devo sapere cosa va dove. Dopodiché ci sono API per Google di Access che interrogano Google Translate e fanno in automatico la traduzione. Ma di questo è il maestro Alessandro che ci ha fatto anche vari snippet, Sì, credo ci sia variazioni, sì. una delle varie pillole sul mio Le tue sito, pillole, sì, sì, sul mio esatto. negozio, Mm. che fa proprio questo. Si connetta a Google Translator e manda una parola e riceve la traduzione. Probabilmente Sì, a breve poi sì, ci sarà anche possibilità di interagire con Copilot dall'interno. sì, sì, ancora per Access non è integrato, però Esatto. aspettiamo un paio d'anni. In Sì. realtà non lo so, perché sai, Access è sempre un po' abbandonato, ma già adesso qualcuno sta lavorando in questo senso per riuscire a collegare Access a un'intelligenza artificiale, non Microsoft, utenti, sviluppatori nel mondo, Mhm. e probabilmente fornirà questa cosa come add-in, come libreria, non lo so. Matteo, hai alzato la mano? Allora, stavo prendendo appunti sulle domande perché ne ho Oh, tantissime. Quella sul review effettivamente interessava anche a me perché già anni fa ci ho provato, poi tutte le minacce, no, non servirà, non ci sarà, non verrà reso disponibile, quindi lavoro con sottomaschere che fingono un triview, sottomaschere continue fingono un triview in maniera sì. semplice. È vero che visto così effettivamente è bellissimo, nel senso che se l'obiettivo di oggi era anche dare evidenza della grafica che hai fatto, della bella grafica che hai utilizzato, il preview sembra un po' insostituibile e anche per il discorso della gerarchia dei tre livelli dei vari obiettivi che ci hai manifestato. Mhm. In caso contrario bisogna farlo con degli escamotage. Comunque non era questa la domanda. Prima domanda era tutta la parte grafica la sviluppi tu, cioè le etichettine, Sì, le sì, icone, le iconcine, perché sì, anche sì, sì, quelle tutto rendono io. tutto tu. Sì. Portano via Quindi, parecchio tempo queste cose. infatti, Vale la pena, l'utente è contento alla fine. lo so, ma infatti lì è sempre un rapporto costi-benefici, no? Cioè se lo stai Sì, distribuendo per questi tanti paesi ci sarà anche un budget dietro, del tempo da dedicare e ci siamo. Prima domanda sul rich text control. Penso che usi un controllo di rich text per fare tutto sì, quel testo così lungo che poi fai corretto. l'evidenziazione e gli utenti scrivono direttamente lì. Non hai problematiche quando entrano, cancellano una parte. Come fai a gestirti, diciamo, a mo' di Word, no? Tutto No, questo no, testo? esatto, questo è stato un problema all'inizio, non Perché non ho voler. visto nessuna icona per formattare il testo, per esempio. Magari poi c'era, no? No, 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 cioè in realtà si può fare, Mm. volendo lo puoi fare come ti pare qui. Però e qui lo ho permesso, sì, ho saltato questa parte perché veramente non avevamo molto tempo, ma
qui si può modificare quello che vuoi, formattarlo non come vuoi, con la formattazione di base, ma quello che io preferisco è sempre non farli lavorare su testi così lunghi qui dentro la maschera. C'è un template in Word, ti ci diverti, fai le modifiche che vuoi, vai indietro, vai avanti, cancelli, rifai e dopo me lo importi qua dentro. Ok, e Impostazione infatti... automatica, già eh, formattata, come ti pare. ok. Però ecco, un Mm, admin può fare tutto, cioè può anche sì, potrebbe formattare qui entrare. dentro. Mm, L'utente mm. normale no. Perché ho visto altri progetti simili che usano dei tool esterni che simulano un notepad avanzato, salvano e poi lo tengono all'interno. Però è sempre usare OCX esterni piuttosto che strumentazione esterna. Domanda sui report invece. Mm. Il merge dei vari report che generi, che sono composti da grafici, da quel Gantt che ci hai fatto vedere, da questo testo anche lungo, più o meno paginabile, ehm, è un report unico con tanti sottoreport o gestisci tanti report che stampi in PDF e poi fai un merge Del successivamente? PDF, buona domanda. No, Mm. avevo provato entrambe le soluzioni. Diciamo che Perché ho avuto un sarebbe... progetto simile, ti eh, spiego perché della mia domanda, per una società di ingegneria che doveva fare il famoso progetto offerta, quindi un preventivo lunghissimo che era composto da tante sezioni, da tanti disegni, da tante strutture, che però dopo dovevano confluire in un unico documento, no? Il problema era proprio gestire la paginazione, perché a priori tu non sai quanto può essere lungo quel sottoreport che hai fatto, e quindi... No, ehm, esatto. mm, Ma guarda, vediamo se... No, qui non posso fartelo vedere perché in realtà viene costruito con un escamotage. Nel mm. senso, avevo bisogno di così tanti sottoreport che all'inizio avevo provato a creare tutti i report singoli e poi fare il merge alla fine, creare tutti i Mhm. singoli PDF e fare il merge alla fine. Mm, Avevo problemi nella impaginazione, cioè nella numerazione delle pagine quando Ho andavo visto, a... infatti, ho visto che sei riuscito a dare numerazione alle pagine così, per quello che mi sono detto, come ha fatto? Ecco, e allora quello che ho fatto l'ho simulato con un form. Io ho un form con tutte sottomaschere e sottoreport e uso quello. Però ti perdi le Non- potenzialità di gruppo, raggruppamento dei report, perché comunque hai dei sottoreport nelle maschere. Ah, Sì, esatto. accidenti. Eccolo. Eccoli qua, infatti. Questi sono tutti i miei sottoreport, tutti quelli disponibili. Questa è una parte del PDF main. Mm, E in base a quello che l'utente sceglie, questi si Volendo aprono, visibile o si meno. chiudono, vengono chiaramente resi invisibili e, e quelli sotto scalano sopra in automatico in base a quello che sceglie l'utente. Alla fine ho un form, non ho un report perché non mi ci sarebbe entrato in lunghezza. Certo, Quindi il avremmo dovuto form condividere. scorre tutto, alla fine il form lo mando in print con PDF e c'ho il file finale. Ok. Ah, quindi non hai un export, la funzione di esportazione del report, ma usi una stampante virtuale su cui stampi, una stampante PDF? No, 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 è una stampa normale, Output, output sì, to. è un output Output to, to? Anche sulle sì. forum gira, non lo sapevo. Ah, ok, bello. Poi avevo un'altra domanda, adesso mi è uscita di testa, però no, grazie per bellissimo lavoro. Ah no, beh, devi spiegarci come fai a fare l'highlight delle parole e poi tornare indietro. Cioè, perché se ho ben capito, tu fai non un replace del testo, ma Sì, 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 faccio il lavori. replace del testo. Sì, E sì. poi come fai a tornare indietro? Cioè, se dopo la fine della ricerca. Essendo dei tag, mh, tag HTML, Mm. io riesco
applichi una Ah, formattazione e poi gliela ritogli. esatto, applico la formattazione, dopodiché vado a cercarmi questi tag qui e Tu non sai mi quanto ero ritorno impazzito io indietro. provare a vedere il full text search di SQL Server, no, per capire se riuscivo a trovare. Francesco, c'è una domanda anche tu. No, scusa, allora anzitutto, vabbè, complimenti per l'interfaccia, no? Mi è piaciuta tantissimo, pulita, vi dicevo, scrivevo, no? Gradevole, accattivante, veramente bella, c'è sempre da imparare, c'è sempre da imparare. Per non farvi perdere tempo, io volevo chiedere a Simone, i grafici che hai realizzato sono i famosi grafici moderni di Access o sono, chiedevo, no? Realizzati in background, magari in Excel, poi importati come picture, perché io ho provato un po' tutte le strade. E la seconda domanda molto banale è che cosa utilizzi per mandare le mail automatizzate che io uso intensivamente nei miei progetti, ma mi baso su CDO, insomma, non conosco altre tecniche. Grazie. Ok, allora, aspetta, ridimmi la prima domanda perché me la sono già scordata. Sui grafici, I come grafici, i realizzi i grafici. grafici? Anche il Sì, Gantt è meraviglioso, anche l'idea è bellissima. Oddio, a me non sì. serve, però è bello. È bello. Guarda, i grafici, qui avevo bisogno, mi sarebbe piaciuto usare i grafici moderni di Access, ma non c'avevo proprio modo, nel senso che questo database doveva girare su, su PC e laptop di tutto il mondo, cioè di una serie di paesi dove hanno ancora Windows 7, se non XP. Quindi non potevo esagerare con soluzioni grafiche e innovazioni di Access degli ultimi anni. Quindi questi sono banalmente dei grafici standard. Infatti, cioè, se te vedi, vediamo su un column chart, sono cose molto molto banali. Mm, Non c'è niente Sì, ma io di- ci ho litigato un sacco con i grafici normali di Ace, non ci riesco, non riesco a farli, soprattutto così carini, così ben fatti e così fluidamente, ecco, vabbè, ci cioè, dovrò studiare su diciamo che sì, meglio. cioè, c'è da studiarci sopra, nel senso che il grafico di base, cioè il grafico alla base di questo è quello di base di Access. Dopodiché c'è un bel lavoro dietro di codice per formattarlo, ma è solo una questione, ecco, di margini, di distanze, di adattamento alla finestra, di colori, di Sì, no, ho capito, ma a me si apre posizionamento. chart e non ne esco vivo, è un mostro, è un mostro. Sei in buona compagnia comunque. Grazie, ok. Comunque devo dire che il Gantt realizzato tramite chat mi ha sorpreso, non me l'aspettavo. Quando l'ho visto pensavo che fossero, sai, label che sale di testo, no? Un po' come ho fatto io Banalmente, eh, con la mia timeline scorrevole. E questa del chart è perché una soluzione veramente creativa a cui non avrei mai pensato, quindi sì, bravo. è la stessa cosa di questo che è un banale bar chart, uno stack bar chart, quello proprio di default di Access. Mhm. In più ci viene aggiunta la parte iniziale che viene resa invisibile, Sì, però trasparente. sì, 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 no, capisco la banalità della soluzione, però il salto è da pensare a un grafico, cioè pensare a un Gantt e dire lo faccio con un grafico. Non è un salto No, banale, infatti, secondo me. perché ne avevano bisogno e non avevo idea di come fare. Ci E me sono lo stato un chiedevi, ti davo la mia, attimo a pensare. ti davo ti davo la mia timeline. Senti, comunque, che dire, è un'applicazione mostruosa sotto molti punti di vista, no? Complessità, quantità di informazioni gestite, aspetto, soluzioni tecniche, eccetera. E per quanto mi riguarda, dal punto di vista grafico, come mi aspettavo, è spettacolare. Si tratta ovviamente di un parere personale, visto che è un argomento che contiene una larga parte di soggettività, no? Mi piace o non mi piace, però personalmente trovo che l'intero impianto grafico sia decisamente bellissimo. Vi do l'ultima chicchina nel frattempo. Vai, Tu parla, vai, tranquillo. no, poi Eh, sono no, distratto da questa è quello una che cosa fai, proprio da super da nerd, mania. che anche
Poi, Non mi aspettavo niente di meno. vedi. Già la Livebox è proprio una... Vabbè, comunque, Vabbè, lasciamo stare, sì. Il è database proprio una cosa... backend in Numbers è una cosa da sta super difficile. nerd che in real Sì, sì, time sì. ti dà il totale delle linee di codice, i form, report, Perché in moduli, in tabelle. real time perché? Perché cambiano? No, no, Che vuol dire? scusami, ho usato male le parole, non in real time. Cioè, lo puoi Ah, ok. refreshare su richiesta, sì, 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 no, 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 Ok, no, no, in ok. real time non è Ho capito. possibile. Va bene. Però vabbè, era Va una cosa bene, va bene. Mi così, aspettavo basta. qualche cosa, qualche nerdata di questo tipo. Sì, sì. Che dire, sarebbe stato bello vedere qualche riga di codice per vedere come ha realizzato certe cose, anche solo a blocchi, a grandi linee. Però vabbè, mi rendo conto che mostrare il codice è sempre un problema perché in poco tempo può essere complicato dare un senso a centinaia di righe di Sì, VBA. sì, sì. Cioè, se poi ci Ehm, sarà interesse in futuro, magari dedichiamo una questo, sessione questo a pensavo. un particolare e analizziamo il codice. Questo pensavo, si può pensare a frammentare questa presentazione in più presentazioni, magari concentrandosi su una funzione piuttosto che un'altra, per vedere magari anche un po' come hai materialmente realizzato certe cose. Ovviamente non riga per riga, perché conoscendoti mi sa che ci stanno decine di migliaia di righe di codice qua dietro, però almeno è così a blocchi, avere un'idea, insomma, di come si possano realizzare certe cose, certi effetti. Va bene, bello, molto bello, bravo Simone. Ci sono altre domande? Altri commenti, altre osservazioni? Niente, vabbè. E riprendo quindi il video per concludere questa sessione. Di nuovo, bravo Simone. Per quanto riguarda il mese prossimo, visto che quelli che ho provato a contattare non si sono fatti vivi e nessun altro si è fatto avanti, sarò di nuovo io a intrattenervi, questa volta con qualcosa che non ha niente a che fare con la grafica o le interfacce grafiche, che come probabilmente sapete sono il mio principale campo di interesse e ricerca. Parleremo invece della funzionalità TTS, il text to speech, che è un po' nascosta fra le pieghe di Office, ma può essere molto utile in certi casi, in certi contesti. Si tratta di usare le voci interne di Windows per leggere ad alta voce un testo di nostra scelta, o meglio di controllare le voci di Windows, quindi non solo farle partire, ma anche mettere in pausa, aumentare o diminuire il volume, la velocità, eccetera. Spero troviate l'argomento interessante, per cui vi saluto, ci vediamo il 10 giugno e per stasera è tutto. Buona serata a tutti, grazie ancora Simone, grazie per essere intervenuti.